Vorresti cucire una simpatica idea regalo? Vuoi cucire un portaforbici personalizzato con l'imbottitura perfetto per riporre tutte le forbici al loro posto e tenerle anche in sicurezza? All'interno di questo tutorial, infatti, imparerai a cucire un portaforbici, a creare il cartamodello da zero e a personalizzare questo portaforbici grazie al gancetto all'asola superiore e anche a nastrino di chiusura. Pertanto, se hai voglia di cucire con me questo progetto, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Sara Poiese, Content Creator, e ti accompagnerò insieme a me passo dopo passo alla scoperta di questo semplice progetto. Idea di cucito creativo per te, idea perfetta da regalare. Andiamo a confezionare una porta forbici chiamato anche Scissor Keeper. Ma se è la prima volta che approdi su un video qui nel mio canale YouTube, ti invito ad andare a visitare tutti gli altri miei canali social, la mia pagina Facebook, il mio profilo Instagram, il blog e anche la mia Academy per imparare a cucire online meglio ovunque, dove puoi trovare tanti corsi dedicati al cucito sartoriale, alla modellistica, all'ABC del cucito, al cucito creativo e anche all'uncinetto e maglia. Ma entriamo nel vivo di questo progetto, perché tutti questi link che ti ho appena suggerito li trovi linkati qui sotto in info box, ossia la descrizione del video. Pertanto, se desideri approfondire anche il minutaggio di questo contenuto, puoi trovare i diversi capitoli che affronteremo in questo tutorial proprio perfettamente inseriti qui sotto nell'info box, così anche come tutti i materiali che utilizzo e ovviamente i link ai miei follow. Andiamo a vedere adesso nel vivo questo progetto del portaforbici e partiamo dal programma, perché andremo a vedere il cartamodello, scopriremo come lavorare il tessuto e andare a tagliare il tessuto stesso, vedremo le cuciture principali del progetto, ci occuperemo delle rifiniture e vedremo poi il progetto completato. Andiamo infatti adesso a vedere proprio il cartamodello. Il cartamodello lo puoi realizzare davvero con le tue mani. Ti basta prendere un foglio di carta, una matita e la squadra 15x30. Io adoro questa impugnatura che è con la ventosa e che mi permette di andare a spostare la squadra a mio piacimento. Useremo la squadra in tutti e 15 cm della sua larghezza, ma nei 25 cm della sua lunghezza. 15 x 25 sarà la misura in centimetri del mio cartamodello. Con una matita vado a tracciare queste due linee. Prendo adesso l'esatta metà della mia squadra, ossia 7,5 cm. Questa misura la riporto esattamente qui. Traccio una linea diritta al centro del mio cartamodello. Mi aiuterà ad individuare il centro perfetto. Una volta che ho tracciato questa linea, riporto la stessa misura anche nella parte alta, 7,5 cm. In questo modo ho trovato anche la perfetta posizione di inizio e di fine dell'arco della mia curva. Traccio anche qui una linea e ho terminato di utilizzare la squadra. Adesso per disegnare questo arco prendo un semplice goniometro, posiziono la punta al centro del mio cartamodello e vado a tracciare l'arco. In men che non si dica, con una squadra che proviene dal mondo del cucito e un goniometro un compasso che proviene dal mondo della scuola, ho creato il mio cartamodello. Con il rotary cutter su un piano di taglio vado a tagliare il mio cartamodello. Ho deciso di usare il rotary cutter proprio per farti vedere che anche le curve sono facili da tagliare, basta andare piano e proseguire nell'operazione di taglio con il tuo rotary cutter.
Ti consiglio di usare un cutter per la carta e un altro cutter per la stoffa. Ora che abbiamo realizzato il nostro cartamodello, possiamo passare allo step successivo, il tessuto e il taglio. Prendiamo i nostri tessuti. Avremo bisogno di un tessuto per la parte esterna, un tessuto per la parte interna e una semplice ovatta come il mollettone per il ferro da stiro. Tutti avranno la stessa misura. Useremo poi anche due nastrini. Il primo nastrino sarà lungo 10 cm, il secondo nastrino sarà lungo 5, 10, 15, 20 cm. Lasciamo un attimo da parte i due nastrini, ci serviranno dopo. Sovrapponiamo tutti e tre gli strati di tessuto e andiamo a porvici sopra il nostro cartamodello. In un solo taglio puoi infatti tagliare tutti questi strati. Mi vengono in aiuto le Magic Clips. Sono delle soluzioni alternative agli spilli che mi permettono di fermare più strati di tessuto o anche strati di materiale diverso, come la carta e la stoffa. Adesso per disegnare la mia curva prendo la mia penna idrosolubile, ossia la penna per tessuti che scompare poi a contatto con l'acqua. È molto più precisa e fluida di un gesso da sarta. Il gesso infatti è una saponetta rettangolare e non mi aiuterebbe a delineare dei tratti così curvi. Torno con il rotary cutter e vado a tagliare la stoffa. In questo caso riesco così a tagliare due strati di tessuto più uno strato di ovatta in una sola operazione di taglio. È essenziale questo passaggio effettuato con tutti gli strati insieme perché ti permette di avere la stessa curva sui diversi strati di stoffa tagliati. Adesso non dovrò fare altro che rimuovere le mie Magic Clip e ho completamente tagliato il primo, il secondo e il terzo strato di tessuto. È stato veramente facile, vero? Fammelo sapere nei commenti che cosa ne pensi. Cuciture principali. Addentriamoci nel vivo di questo progetto. Dobbiamo lasciare un attimo da parte la parte di tessuto rosa per intendersi e ci occupiamo solo della parte grigia e dell'ovatta. Infatti dovremo andare a sovrapporre alla perfezione l'ovatta e adottare questo piccolo trucco. Piega la stoffa grigia esattamente in questo modo e identificherai così la parte che andrà poi a ospitare il tuo nastrino. Appoggia simulando la forbice e guarda dunque qual è il centro della zona dove è posta la forbice. Lì andrai a mettere il tuo nastrino doppiato. Fermiamolo con una clip, rimuoviamo la forbice, riapriamo il nostro tessuto e sovrapponiamo adesso dritto contro dritto il nostro tessuto rosa. Hai capito bene? Sotto il mollettone, sopra il tessuto grigio e poi il tessuto rosa in cucitura baciata. Lascio questa parte sotto aperta perché non dovrò mai cucirla. Non dovrò cucirla all'inizio, poi la cucirò. Vado a unire con le Magic Clips tutti gli strati del mio tessuto. Trovo veramente comode le clips in questo caso perché posso andare a spillare strati di tessuto di diversa matrice. L'ovatta e un cotone hanno una consistenza diversa. Ti assicuro che è più facile clipparle con la clip che spillarle. Vado a cucire tutto a parte la base sotto. Perché? Perché quella mi servirà per rivoltare il tessuto. E qui ti voglio svelare quanto sia facile usare una macchina per cucire elettronica. Piedino classico a punto dritto, il punto è quello dritto, quindi il punto numero 1, ho dovuto solo cliccare 01 e vado a innestare il piedino a punto diritto. Se poi ho una macchina con il doppio trasporto integrato, ancora meglio, posso andare a innestare il doppio trasporto e le mie cuciture, soprattutto in caso di tanti strati di stoffa, saranno sempre perfette. Perché? Perché il doppio trasporto mi aiuta a trasportare in maniera equilibrata
tutti gli strati di tessuto. Inizio a cucire effettuando alcuni punti di cucitura avanti, poi premo il tasto della retro e faccio alcuni punti di cucitura indietro. Perché? Perché ho bisogno di fissare quell'inizio della mia cucitura. Ma adesso ti voglio svelare un altro trucco che è presente nella gran parte delle macchine per cucire elettroniche e che rappresenta una gran comodità: l'ago basso. Quando si accende la luce, l'ago basso è innestato. Ciò significa che ogni volta che interromperò la mia cucitura, essa si fermerà con l'ago giù. Questo è molto comodo quando devo andare a cucire gli angoli. Infatti, adesso che arrivo in prossimità dell'angolo, l'ago resta basso. Alzerò io il piedino, girerò la stoffa, riabbasserò il piedino e proseguirò nella mia cucitura. Niente di più facile, niente di più preciso. In questo modo, infatti, puoi andare a cucire anche gli angoli in modo estremamente preciso. Rimuovi le clip prima di arrivare dinanzi ad ognuna di esse e guarda quanto è fluida la cucitura con il doppio trasporto integrato. Anche nelle curve è come se tu stessi cucendo solo cotone, invece stai cucendo 2 strati di cotone, 2 strati di fettuccia ripiegata nell'asola e anche uno strato di mollettone. Arriviamo nuovamente in prossimità dell'angolo, ago giù, piedino su e concludiamo la nostra cucitura effettuando una retro, ricordandoci di lasciare lo spazio vuoto che ci servirà per rivoltare il nostro progetto. Un'altra funzione utilissima nella macchina è il rasafilo, chiamata anche forbicina, ossia una funzione che ti permette con un semplice clic di andare a tagliare il filo sopra e sotto della tua cucitura e poter dunque proseguire nel lavoro. Ho lasciato il buchino, devo però andare a rifinire la mia cucitura perché ho cucito tutto a margine piedino. Dunque, con l'ausilio del rotary cutter, posso andare a rifinire i margini di cucitura per permettermi dunque un risvolto del progetto molto più fluido. Infatti, se vado a tagliare il margine di cucitura in eccesso, la curvatura del mio tessuto una volta rivoltato sarà veramente molto fluida. Posso aiutarmi di nuovo con la squadra e voilà, un taglio preciso, pulito, veloce e netto. Adesso altro non mi resterà da fare che rivoltare il mio progetto dall'apertura che ho lasciato. Ti serve un po' di calma e pazienza su questo passaggio, ma quella piccola apertura ti aiuterà a rivoltare il lavoro e poi ovviamente l'andrai a chiudere con un sottopunto a mano. Ma come si fa il sottopunto a mano? Nessun problema, ti ho insegnato a realizzarlo nel video tutorial che trovi online sul mio canale YouTube Sara Poiese, cercando semplicemente la parola sottopunto a mano Sara Poiese. In questo modo troverai, e lo trovi comunque linkato anche qui sotto in descrizione, il video tutorial dettagliato di come si fa il sottopunto a mano. Adesso stiriamo accuratamente tutto il mio progetto dopo aver chiuso con il sottopunto a mano la parte inferiore. È pulito e la curva è perfetta perché ho tagliato il tessuto in eccesso. Andiamo alla macchina per cucire e con uno dei miei piedini preferiti andiamo ad effettuare la ribattitura. Mi riferisco infatti al piedino a bordo stretto a lamella centrale. Con questo piedino terrò la lamella a ridosso della stoffa e potrò effettuare una ribattitura perfetta. Rimuovo il piedino a punto dritto, innesto il piedino a bordo stretto a lamella centrale e proseguo nella mia cucitura con una piccola variante, sposto l'ago di alcuni millimetri. È fantastico quando posso giocare anche sulla specchiatura verticale del punto. Con un semplice tasto posso spostare la mia posizione di ago a destra o a sinistra della stessa speculare misura. Abbasso adesso il piedino, tengo la stoffa a ridosso della lamella centrale e proseguo nella mia cucitura. Come potrai vedere è una cucitura molto vicina al margine della stoffa e molto precisa. Grazie alla funzione del lago basso poi posso tenere l'ago basso in posizione perfetta
effettuare un punto nell'angolo e proseguire nella mia cucitura di ribattitura del mio portaforbici. Proseguo nella mia cucitura completando il lavoro anche in prossimità delle curve e anche qui vedi che ogni cucitura con il doppio trasporto integrato è super fluida. Completo la cucitura della mia ribattitura e ottengo questo risultato. Perfetto, pulito, piatto. Siamo pronti infatti per andare allo step successivo. Rifiniture. Per quanto riguarda le rifiniture, dobbiamo occuparci adesso di andare a chiudere questo portaforbici. Prendiamo infatti magari un bottone accessorio che andremo ad utilizzare come chiusura decorativa. Ripieghiamo in questo modo il tessuto, applichiamo alcune clip per fermare il tessuto doppiato e vado semplicemente ad effettuare una cucitura a punto dritto che mi blocchi la posizione di stoffa dove ho messo le clip. Una semplice cucitura a punto dritto che mi permette di fissare questo sacchetto portaforbici. Adesso, infatti, il mio sacchetto prende forma, ma ho bisogno di fermare la forbice e al tempo stesso di abbellirlo con un bel bottoncino. Posiziono la forbice nella sua posizione ideale. La verifico, traccio il centro con la penna per tessuti, rimuovo la forbice e vado a ripiegare esattamente a metà il nastro che mi è rimasto avanzato. Appoggio il centro del nastro sul punto segnato con la penna per tessuti e fermo il tutto con uno spillo. Adesso altro non dovrò fare che andare alla macchina per cucire ed effettuare alcuni punti di cucitura per fissare questo passaggio. Effettuo alcuni punti avanti, effettuo altri punti indietro perché devo fissare davvero bene questo passaggio e taglio con lo strumento rasafilo il mio filo. Adesso posso inserire la forbice e completare il mio lavoro. È importante infatti andare a inserire questo nastro. Il progetto completato. È importante inserire questo nastro perché mi tiene ferma la forbice e il bottoncino decorativo che ho inserito ti aiuta magari a nascondere il fix, la salda, la fermatura della tua cucitura. Una volta che il progetto è tutto cucito è veramente facile. Che ne dici? Ti è piaciuto? In che colori lo realizzerai e soprattutto lo terrai per te o lo regalerai? Fammelo sapere nei commenti qui sotto, sono davvero curiosa di conoscere come lo andrai a personalizzare e soprattutto se lo andrai a tenere per te o da regalare. Qui sotto nei commenti trovi tutti i materiali che ho utilizzato e trovi anche nell'info box la descrizione dei capitoli. Abbiamo infatti visto, come capitoli, tanti argomenti diversi, dal cartamodello al tessuto, dalle cuciture principali alle rifiniture. Spero davvero di cuore che questo progetto ti sia piaciuto. Se è così, clicca un bel pollicione alzato su questo video, iscriviti al mio canale spuntando anche la campanellina per restare sempre sintonizzato su tutte le mie pubblicazioni. Un abbraccio sartoriale dalla tua content creator, Sara Poiese.